Sarebbe un sogno diventare fotografo. Ancora ricordo quando i miei genitori mi regalarono il mio primo telefono. Era il 2015 e 350 euro all'epoca erano tantissimi. Con quello iniziai a fare le mie prime foto. Pensavo di voler scattare fiori, animali, piante. Poi i miei migliori amici giravano in downhill e ho cominciato a entrare in quel mondo. Una cosa che mi ha sempre aiutato è stata accettare il cambiamento, accettare il fatto che io potessi cambiare. Nel 2018 ho conosciuto Nick e Johnny, due ragazzi della mia zona che vivevano già di contenuti e viaggi. Loro erano un riferimento. Ricordo che quel giorno ho scattato le prime foto che mi hanno fatto pensare, ok, è possibile, posso farcela. In quello stesso periodo andavo all'università, scienze biologiche. Poi è arrivato il Covid e quello è stato il primo momento di reale cambiamento per me. Ho passato quei mesi a riguardare vecchie immagini, fantasticare su viaggi, finché una volta finito ho preso la mia prima vera decisione. Lascio l'università. Ero certo di quello che stavo scegliendo. A scuola mi sono sempre sentito fuori posto, come se stessi perdendo tempo. Ho iniziato a lavorare come videomaker. Arrivava un cliente, facevo il lavoro, consegnavo. Oddio, bello, bello. Ero circondato da persone che mi davano fiducia, continuità e spazio, ma allo stesso tempo sentivo che mi mancava ancora il coraggio di partire veramente. E poi proprio Nick un giorno mi chiese se lo volessi seguire in un suo progetto in Indonesia. Dovevano essere 2 settimane, ma già sapevo che volevo restare. E sono rimasto per 1 anno e mezzo. Ma ricordo che all'inizio, appena mi sono trovato da solo, sono entrato nella mia stanza e tutte le ansie sono venute fuori. Ero felicissimo, ma allo stesso tempo terrorizzato. Fino a che mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: vai. Qui ho scoperto quanto fosse vera la classica frase: Bali o ti accetta o ti respinge. Io mi sono sentito accettato. Ho cominciato a uscire, surfare, parlare, mettermi alla prova. Mi ho messo faccia a faccia alla realtà e mi sono reso conto che a volte voglio divertirmi, a volte di essere serio, a volte di scherzare, di crescere. Lì ho conosciuto Tom, un giornalista australiano che già da 1 anno stava lavorando a un suo progetto. Pochi giorni dopo ci siamo trovati a Lombok, a dormire nello stesso letto. E lì ho pensato: cosa ci faccio qui? Cosa sto facendo? Poi parlando con lui, aprendoci l'un l'altro, abbiamo scelto di portare avanti questo progetto insieme. Lui come autore, surfista e giornalista, io come filmmaker, senza piani, solo con la fiducia. Abbiamo viaggiato insieme per 1 anno, in Indonesia, tra moschee, villaggi, famiglie locali, onde incredibili, cerimonie di notte, migliaia di chilometri in moto. Ho vissuto esperienze che non avrei mai pensato di poter vivere. Sono stati momenti bellissimi e momenti durissimi. Uno dei più difficili è stato lo scorso Natale, il primo che ho passato fuori casa. Ciao mamma, guarda il regalo. Adesso lo apro, ti faccio il video. E ricordo che lì, nonostante stessi filmando, stessi facendo la cosa che più mi piace al mondo, piangevo. E l'ho vissuto fino in fondo, continuando questo percorso. Oggi mi sento ad un nuovo inizio. Ho imparato a rispettarmi. E guardando indietro a tutto questo, posso dire di essere fiero di ciò che ho fatto. Sto guardando tutti i vecchi video nell'hard disk, proprio per fare questo video. Non lo so, è venuta una lacrima. Cioè, a volte fermarsi e rendersi conto di dove si è, di quello che si è fatto, dirsi bravo, da soli, può dare molto più di quello che si pensa. E era un po' che non mi fermavo. Forse a volte sì, non avere un piano non è così sbagliato. E il piano c'è sempre alla fine.